Ragazzi, so che per alcuni di voi questa enorme griglia frontale illuminata a LED potrebbe risultare un tantino tamarra, ma personalmente la trovo assolutamente squisita. Buongiorno a tutti amici di DriveZone Italia, oggi al volante della BMW X6 2020, equipaggiata con un bel 3 litri quadriturbo gasolio da 400 cavalli e 760 Nm di coppia. Stiamo parlando niente po' di meno che del più potente propulsore diesel 6 cilindri al mondo. Giusto per non essere assalito qua sotto nei commenti da tutto il popolo degli haters di questo tipo di vetture, vorrei iniziare dicendovi cosa non è la BMW X6. Sicuramente la BMW X6 non è una vettura che si acquista se si necessita di un'auto prestazionale e dinamicamente performante, magari per andare in pista, perché la fisica non si può battere, le sue dimensioni, il baricentro e gli ingombri non sono tipicamente quelli di un'auto adatta ai track day. In secondo luogo, non mi sentirete dire che questa è un'auto sportiva o performante come una supercar, nonostante sia stata preparata, ritoccata dal reparto M Performance ed equipaggiata con un motore pazzesco, perché è ovvio e scontato che sia impossibile paragonare le doti generali di un'automobile con questi ingombri a quelle di una supercar o di un'automobile particolarmente sportiva. Quindi se mi sentirete parlare di sportività, starò facendo esclusivamente riferimento alla fascia dei SUV, perché è così secondo me che bisogna ragionare. Quindi paragonare l'X6 alle doti prestazionali e dinamiche nel mondo dei SUV, nel mondo delle auto tendenzialmente più pesanti di una berlina normale, più alte e più ingombranti. Fatta questa piccola premessa utile a tutti, penso che sia il caso di partire con la scelta della motorizzazione. Chi segue il canale da un po' di tempo sa che su questo tipo di vetture personalmente ritengo inutile l'equipaggiamento con un motore benzina, quindi sposto direttamente il focus sulla scelta della motorizzazione gasolio più adatta. Molto appetitoso il discorso del 3000 6 cilindri biturbo da 265 cavalli, che con i suoi 620 Nm/m di coppia ed uno 0-100 in 6,5 secondi potrebbe già di per sé soddisfare tutte le necessità del driver tipico di questo tipo di vetture su strada, anche se forse nel rapporto peso-potenza viene un po' penalizzato da quello che è l'ingombro generale della vettura. Molto più intelligente invece la scelta della motorizzazione 40D, che con i suoi 340 cavalli gasolio ed un sistema mild hybrid molto leggero da 48 volt e 11 cavalli totali potrebbe essere il compromesso ideale, come vi ho detto anche nel video della BMW X5, tra prestazioni generali e costi di mantenimento dell'automobile, anche grazie ai suoi 700 Nm/m di coppia. Questa volta invece vi parlerò di questo top di gamma, di questo 3 litri 6 cilindri logicamente in linea longitudinale della casa tedesca, equipaggiato con 4 turbocompressori. Vi rimando al video della BMW X5 dove vi ho spiegato per bene come funzionano i turbocompressori in serie, e come vi ho detto anche nel video della sorella X5 probabilmente sono al volante del miglior propulsore diesel attualmente sul mercato, che non stupisce tanto per la brutalità dell'erogazione, ma perché è un propulsore che è sempre presente. Eroga 450 Nm/m di coppia già a 1000 giri, mentre la totalità della coppia, che è pari a 760 Nm/m, è costante già a 2000 giri. Tradotto in parole semplici, il turbolag a bordo non esiste, la massa dei 2335 kg a secco della BMW X6, un dato abbastanza importante, viene spostata con assoluta dignità dal propulsore, sul quale è stato fatto un grandissimo lavoro di efficienza, un grandissimo lavoro di adeguamento alle normative
normative anti-inquinamento dell'automobile, e molto semplicemente vi dico che lo ritengo un capolavoro di propulsore perché stupisce per l'assenza di vibrazioni, per la rumorosità sempre molto contenuta, per l'allungo tendenzialmente da motore sportivo perché si arriva fino a 5.000 giri con tanta spinta sulla schiena, ed una velocità che sale in una maniera assolutamente imbarazzante, tanto è vero che è giusto tenerla controllata perché magari distraendosi a bordo è molto facile infrangere i limiti di velocità imposti dal codice della strada. Futuri acquirenti di X6, anche se non deciderete di equipaggiare la vostra X6 con questo propulsore, il consiglio che vi do da appassionato è di comunque andarlo a provare su strada perché è veramente una cosa spettacolare ed eccezionale da utilizzare, giusto per cultura generale. Vi ho detto che l'X6 non è una supercar, non si comporta ovviamente nel misto come una supercar, magari sul dritto può avere qualcosa da dire grazie a questo propulsore, ma vi dirò che cos'è l'X6, perché l'utenza sceglie i SUV, in particolare la gamma X, che sia X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, perché chi nella vita ha provato a piegare la schiena tendenzialmente sa che potersi permettere una vettura di questo tipo rialzata da terra e magari dedicata ad un pubblico non più giovanissimo, vi parlo magari di un over 35-40, quindi non più di primo pelo, riesce a giovare il conducente di quelle che sono le caratteristiche tipiche positive dei SUV, che sono secondo me due: la guida rialzata, che vi consente di avere un estremo controllo della situazione intorno a voi grazie anche all'ottima visibilità a bordo dell'automobile, e cosa assolutamente più piacevole, non doversi più abbassare, non doversi più calare nell'abitacolo, ma bensì facilitare tutte quelle che sono le manovre di entrata uscita dall'abitacolo, carico di passeggini, carico di borse della spesa, carico di bambini e sistemazione di tutte le merci a bordo. Ragazzi, so che molti di voi non apprezzano il mondo dei SUV, ma su queste cose aprite le vostre menti e ammettete che è un vantaggio indiscutibile in questo mondo, un vantaggio che solitamente si capisce se non siete più giovanissimi. Sono cose magari che si capiscono andando un po' più su con l'età. Ma come si usa questa BMW X6? È ovvio che mi sono trovato molto bene perché questa automobile è farcita di tutta l'elettronica e di tutte le accortezze meccaniche di punta che attualmente ad oggi troviamo in gamma BMW. Troviamo un assetto con ammortizzatori a controllo variabile, da citare sicuramente la sospensione a doppio braccio oscillante all'anteriore e il multilink a 5 leve al posteriore. Troviamo al posteriore un differenziale M Sport, troviamo molto astutamente le barre stabilizzatrici antirollio attive. Che cosa significa? Per limitare i coricamenti del corpo auto in generale in curva, gli ammortizzatori lavorano al fine di tenere il corpo auto tendenzialmente sempre piatto. Questa cosa è piacevolmente avvertibile. Al fine di migliorare l'agilità in città e la percorrenza delle curve nelle strade più veloci, le 4 ruote sterzanti sono un optional alle quali personalmente non rinuncerei, perché cambiano dal giorno alla notte l'esperienza di guida. Ci si trova a maneggiare la vettura con un grande effetto muletto, sentendo il posteriore che accompagna ed allarga le traiettorie nel misto più stretto, mentre abbiamo una grandissima sensazione di appoggio nel misto più veloce. Lo sterzo rapportatura variabile mi ha consentito di guidare padroneggiando con sicurezza il corpo auto. L'impianto frenante M Sport equipaggiato sulla mia vettura, dotato di 4 dischi autoventilanti e delle enormi pinze frontali, vi permetterà di effettuare delle staccate, magari staccate anche di emergenza, con una grande potenza frenante ed un'ottima modulabilità del pedale e del freno. Mi è piaciuto il compromesso trovato dai tecnici di BMW, che hanno studiato un assetto abbastanza burroso e morbido se settati nelle modalità più confortevoli, mentre invece quando andate a premere sul bottone Sport l'assetto diventa molto più rigido, il controllo del rollio diventa molto più marcato, e nonostante la vettura sia particolarmente generosa nelle dimensioni, vi dirò che nel mondo dei SUV offre un discreto piacere di guida. Stiamo parlando di un'auto che, se costruita 20 anni fa, probabilmente non sarebbe riuscita ad arrivare ad una dinamicità di questo livello. Nessuna novità anche per quello che riguarda il cambio equipaggiato su questa X6, che è il classico ZF chiamato Steptronic in casa BMW ad 8 rapporti con convertitore di coppia, che è ormai una sicurezza
sicurezza per quello che riguarda intelligenza, fluidità ed esperienza d'utilizzo. Le discussioni in merito all'X6 potrebbero essere dettate dall'estetica dell'automobile. Vi dirò che anche io personalmente preferisco la linea dell'X5. Quello che invece non si può discutere è, secondo me, il design e la qualità degli interni. Troviamo tutti gli ultimi ritrovati di tecnologia in casa BMW, dall'ultimo sistema di infotainment dotato di Apple CarPlay wireless con retromarcia automatica per gli ultimi 50 metri. Sulla mia vettura sono stati equipaggiati sedili massaggianti, riscaldati, raffreddati, fari con abbaglianti laser, sistema a 360 gradi di telecamere, portabevande riscaldabile e raffreddabile, head-up display e tutti gli ultimi ritrovati in fatto a sicurezza, parlando di ADAS. Giusto per fare un paragone, per farvi capire quanto gli ADAS a bordo di questa automobile siano fluidi e secondo me intelligenti, vi dico che li ho trovati più efficienti di quelli di una Tesla Model X o di una Tesla Model S, perché sono ben realizzati, assolutamente dolci nelle reazioni, parlando soprattutto di cruise control adattivo e di frenata di emergenza automatica. Inutile dirvi che a bordo è equipaggiato l'assistente di guida di secondo livello. Consumi, prezzi e difetti particolari. Come abbiamo visto anche nel video dell'X5, nonostante la massa dell'automobile e gli ingombri generali, BMW ha fatto un grandissimo lavoro su questo propulsore che mi ha permesso di ottenere un consumo medio che va ad oscillare dai 14-15 km al litro se utilizzate per bene la vettura in extraurbano, considerato il fatto che con un filo di gas ci si muove sempre dignitosamente, non è mai necessario sfruttare tutta la potenza del motore per deambulare in città o in extraurbano. I consumi si abbassano a 10-12 km al litro se andate a percorrere tranquillamente le tratte urbane. Se andate in giro a fare i matti è giusto che il consumo si abbassi fino ad una media di 6-8 km al litro, ma non ci vedo niente di strano per un quadriturbo diesel da 400 cavalli. Parlando di prezzi, il listino della BMW X6 parte da circa 80.000 euro per il 3000 diesel da 265 cavalli e arriva ai 105.000 euro chiavi in mano della versione che sto guidando, ai quali dovrete aggiungere il costo di ogni singolo optional che andrete a selezionare dall'infinita lista disponibile in gamma BMW. Parlando di difetti particolari, l'inserto di forma trapezoidale che non mi aveva convinto su BMW X5 è stato rifinito per avere un look migliore e meno impattante, di meno disturbo all'interno del rivestimento del cruscotto. Rimangono i classici bottoni che sono equipaggiati su tutte le ultime BMW di ultima generazione, che sono costruiti in blocco, quindi non sono separati e spesso restituiscono un feedback non sempre sincero. Ultimo ma non ultimo, andate a verificare gli spazi al posteriore, perché il baule è passato dagli oltre 600 litri dell'X5 ai 580 litri di questa X6, ma soprattutto l'abitabilità per i posti posteriori, se davanti guidano due individui particolarmente alti, è un po' limitata a livello di ginocchia, ma soprattutto a livello di testa, questo a causa della forma tipicamente da coupé di questa X6. Ragazzi, siamo andati un po' per le lunghe, spero di avervi detto tutto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate, utilizzate la testa prima di commentare. Un saluto da Dario di DriveZone Italia, al prossimo video, al prossimo test drive, alla prossima prova su strada. Ciao ragazzi!